Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Rubina e oggi vi mostrerò come ho realizzato questo look utilizzando la nuova collezione di Nabla Soul Blooming. Eh sì, sono tornata ad essere un pochino più spendacciona da quando ho finito l'accademia perché ho una spesa in meno e quindi mi concedo qualche sfizio in più. Avevo bisogno di coccolarmi perché sono rimasta abbastanza male, devo dire, di non essere passata tra i top 20 ai NYX Face Awards di quest'anno e a dirla tutta nemmeno tra i primi 40 e non penso che lo meritasse, cioè secondo me alcuni look erano bellissimi e fatti da Dio, quindi meritavano tantissimo di passare assolutamente. Altri secondo me sono stati scelti un po' alla cieca, così quale prendo? Questo? Sì, ok, facciamolo passare. E io comunque sono soddisfattissima del lavoro che ho fatto, mi piace tantissimo e poi diciamocelo, sono riuscita a fare un look steampunk senza usare gli ingranaggi, quindi avrebbero dovuto chiudere il concorso e darmi il premio solo per quello. Scherzi a parte, va benissimo così, ci riproverò l'anno prossimo, non sono certamente questi i problemi della vita, quindi per consolarmi un po' di questo mancato successo ho fatto shopping e quindi ho acquistato l'intera nuova collezione di Nabla, che è la Soul Blooming, che è arrivata in questa pochettina trasparente con all'interno la palette e 4 eyeliner che andiamo subito a vedere. Eccola qui. Non è molto il mio stile, devo dire, tutta fiorellini, però è molto bella, ma soprattutto quello che ci interessa è quello che è all'interno. Lo specchio è grande e funzionale e queste sono le colorazioni al suo interno. L'ho usata già alcune volte e devo dire che forse quello che mi ha spinto ad acquistarla sono sicuramente queste colorazioni Honey Drip, Garden Gate, Anemone Flowery e Philosophy. Philosophy, visto così, sembra un illuminante rosino, no? E invece quando lo swatchate ha dei riflessi azzurri mica male, veramente inaspettati, bellissimo, l'ho utilizzato anche in questo trucco, lo vedrete dopo. Avrei però preferito che Anemone fosse opaco e più pigmentato perché lo trovo un po' polveroso e poco scrivente. Sicuramente è uno dei colori di punta della palette perché tolte queste colorazioni, Gea, Chamomile, Bolero, Camille Rose, Garçon, Middle Karma e Caravaggio sono i classici colori naturali che troviamo in altri miliardi di palette, quindi forse avrei messo un pochino più di attenzione in questa colorazione. Andiamo a vedere anche Garden Gate, altro due chrome rosa e azzurro, bellissimo, e Honey Drip che purtroppo, per quanto sia bello, trovo un po' dalla grana grossa. I 4 eyeliner che fanno parte della collezione sono questi 4, si chiamano Dazzle Liner nelle colorazioni Mantra, che ho utilizzato per questo trucco ed è un marrone metallizzato, Original Sin, che è un colore rosa ramato con dei riflessi dorati, dalla grana un pochino più grossa, Royal Blood, bellissimo blu notte, io adoro il blu notte come potrete immaginare, sempre metallizzato, e poi sicuramente quello più notevole della collezione che ho messo anche qui sulle labbra è Current Heaven, che è la mia tonalità di duochrome preferita. Datemi un rosa con riflessi verdi e azzurri e sono vostra. Purtroppo li ho trovati un pochino poco scriventi, forse vanno meglio utilizzati avendo già applicato un eyeliner nero di base, ma non perdiamoci in chiacchiere, vi lascio al tutorial di questo look, spero vi piaccia. Allora, parto con una base occhi, io utilizzerò il Supracolor EF85 di Clion e lo stendo su tutto l'occhio. Prendo Bolero, che è questo pesca qui, e lo applico tra la palpebra mobile e quella fissa. Lo applico con un pennello morbido da sfumatura. Poi prendo uno sfumino più piccolo e preciso, come ad esempio lo Smudge Brush di Real Techniques, e prelevo Caravaggio, che è un marrone scuro opaco. Lo applico proprio sulla piega della palpebra mobile.
Prendo di nuovo la base occhi e vado a disegnare una mezzaluna sulla palpebra mobile. Ora, sempre con un pennello molto piccolo e preciso, come ad esempio il Precision Smudge Brush di Real Techniques, prendo anemone, lo vado ad applicare ai lati della mezzaluna. Ora prendo Flowery e lo applico al centro della palpebra. Adesso è il momento di Garden Gate, lo metto sempre al centro della palpebra al di sopra di Flowery. Infine Philosophy, sempre al centro della palpebra, sull'angolo interno e sull'arcata sopraccigliare. È bellissimo vedere come si noti il cambio di colore di Philosophy, che nella palette sembra rosa, ma i suoi riflessi azzurri risaltano tantissimo sulla base lilla. Per un effetto più wow lo metto direttamente con i polpastrelli. Sulla palpebra inferiore applico Bolero e Caravaggio. L'eyeliner che ho scelto per questo make-up è Mantra. Consiglio di sbatterlo un pochino per aumentare la coprenza. Metto la matita nera nella rima interna. Il mascara, io applico quello della collezione Arctic Holiday di Kiko, peccato che sia solo un'edizione limitata perché è fantastico questo mascara. E come tocco finale le ciglia finte ne ho scelto un paio abbastanza naturali per non caricare ancora di più questo make-up già di per sé abbastanza importante. Sulle labbra applico una Smith Lip Tint Mousse di LA Splash di colore blu notte. E qui la telecamera purtroppo si è spenta, comunque ho solamente preso un altro dazzle liner della collezione Soul Blooming nella colorazione Current Eden e l'ho picchiettato al centro delle labbra dando questo effetto metallizzato. Questo è il look terminato, spero che vi piaccia, che vi siate divertiti a seguirmi e spero ci... Stop, 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 ferma, ferma, tutto! Allora, siccome stavo per registrare un altro video e non avevo assolutamente intenzione di togliere il trucco per farne un altro, per far sembrare che fosse un giorno diverso, ho pensato di fare solo qualche piccola variazione. Ho cambiato rossetto e ho messo una tinta più nude, in particolare l'Unlimited Stilo di Kiko numero 4, che è un nude che uso tantissimo, praticamente tutti i giorni, e devo dire che così il make-up mi piace molto di più, è molto più fresco, molto più glamour. Poi devo dire che si abbina molto meglio con gli occhi azzurro ghiaccio, ho messo queste lenti di cui vado pazza.
e quindi nello stesso video avete due versioni dello stesso trucco, una più fresca, più glamour e una più aggressiva, più artistica. Magari fatemi sapere in un commento quale preferite dei due. Bene, questo è veramente tutto, grazie ancora di essere arrivati fino alla fine del video e spero di rivedervi nel prossimo. Ciao!